In questo video ragazzi andrò a ripercorrere quello che avevo un attimo descritto in un video precedente che parlava di emergenza. Quando non abbiamo la nostra corrente, quando c'è un blackout, quando non possiamo pagare il rincaro delle bollette, ebbene abbiamo la possibilità di produrre la nostra corrente, quindi gratuitamente. Però molti amici del canale mi hanno chiesto: Gianni, io non me ne intendo proprio per niente e non so cos'è un regolatore di carica, come viene montata una batteria, devo andare a trovare una batteria della macchina, prendere i cavi, montare gli MC4, tutte queste cose a me purtroppo non sono facili da fare, quindi non riesco. C'è qualche idea, soprattutto anche tante ragazze che vorrebbero scaldarsi in maniera autonoma con apparecchi già pronti. In questo video farò un fotovoltaico fai da te parziale dove andiamo a utilizzare quindi strumenti già pronti come i pannelli. Questo Bluetti, che è il modello base, si chiama EB3A. Questo è il più piccolo e esattamente quello che ci può servire per realizzare un impianto che possa in inverno almeno scaldarci. E poi non solo in inverno, ma durante tutto l'anno è la nostra riserva di emergenza. Adesso entrerò in tutti i dettagli, andremo anche nella zona letto a vedere come si connette la coperta termica, per andare a vedere anche i tempi, la durata di questo apparecchio rispetto alla carica. A questo si possono attaccare due pannelli da 100 watt, questo è uno per farvi vedere, poi sceglierete voi ovviamente se montarne uno o due in funzione dei consumi. Andremo ad attaccare tante cose in emergenza che ci possono servire a casa per ridurre le bollette sostanzialmente, per andare ad avere una serie di oggetti in emergenza che possiamo portarci anche in macchina se dobbiamo andare fare un'escursione, piuttosto che un'emergenza come possa accadere oggi, l'avete già visto anche in un video, una calamità naturale. Ebbene, in questo video andremo ad analizzare tutti i dettagli veramente in maniera maniacale per andare a semplificarvi la vita, cioè attaccherete, ok, non vi dico il pannello come va attaccato al muro, questo ve lo faccio fare a voi, ma tutte le connessioni, le impostazioni, i settaggi e gli apparecchi che dovete avere e di cui trovate ovviamente i link, oramai l'avete capito, sotto al video che state guardando. Ebbene, andiamo avanti in questa direzione con questo impianto molto semplice e produttivo che vi può risolvere un sacco di problemi e soprattutto attraverso il giubbino termico autoriscaldato, col suo battery bank portatile, con la coperta termica riusciamo a vivere in casa e a dormire in casa al caldo, anche se non abbiamo possibilità economiche di mantenere la casa a una temperatura ideale per il nostro corpo. Buona visione, iscrivetevi al canale e andiamo avanti. Ebbene ragazzi, il video inizia proprio con la descrizione dell'unità centrale, questo Bluetti EB3A. Questo ha un sacco di funzioni che voglio spiegarvi nei dettagli, perché veramente riesce a fare tante cose. Ora, attraverso questo apparecchio noi andremo a gestire fondamentalmente tutte le nostre emergenze. Innanzitutto vi dico che questo apparecchio si carica anche dalla rete e questa è una cosa che prendiamo per scontato, ma è importante. Cioè, se abbiamo lo scambio sul posto, come impiantistica, piuttosto che delle ore di solito notturne in cui abbiamo una tariffa agevolata, ebbene con un timer attaccheremo nella presa del muro questa spina timer che partirà per caricare il Bluetti EB3A nel momento più opportuno a noi, ovvero di giorno se abbiamo lo scambio sul posto, oppure di notte o in quei momenti dove abbiamo scelto una tariffa agevolata. Questo è il primo aspetto importante. Un altro aspetto è legato a cosa possiamo attaccare. Dato che dal Bluetti esce una presa 230 volt, ebbene qui possiamo attaccare direttamente la coperta termica. Dove posizioneremo questo Bluetti? L'idea che ho sviluppato io è quella proprio della camera da letto, cioè in camera da letto sul nostro comodino terremo questo apparecchio tecnologico che ha tante funzioni. Ebbene, vedremo proprio dal comodino di fianco al letto come connettere questo apparecchio a tutti gli altri accessori che possono essere utili e saranno proprio posizionati là dove sul nostro comodino faremo una piccola centrale elettrica utile a tutti questi scopi, che sarà anche la ricarica di tutti gli accessori poi che ci serviranno da portare in giro.
Seguitemi. Ebbene, la prima cosa che abbiamo fatto è esattamente quella di posizionare il nostro Bluetti sul comodino, attaccare l'alimentazione, se ci interessa l'alimentazione, e in questo modo è pronto, non occupa tanto spazio. E andiamo adesso ad attaccare quello che è il letto. Quindi inseriremo la spina del letto e andiamo a connettere il nostro Bluetti. Adesso mi avvicino con la telecamera. Abbiamo connesso la coperta termica. Abbiamo due posizioni. Ebbene, proviamo con la prima potenza. Appoggiamo sul tavolo, attiviamo la spina e abbiamo i watt di consumo. Ve li faccio vedere da vicino. Bene, qui si vede chiaramente che il letto consuma intorno ai 30 watt. Siamo sulla posizione 1. Adesso posizionerò la potenza sul 2. Ebbene, sul 2 i watt sono saliti a 56. Innanzitutto vi ricordo che sopra alla scocca del Bluetti c'è la ricarica wireless da 15 watt, quella classica, sulla quale mentre andiamo a dormire, mentre ci scaldiamo con la coperta, possiamo tranquillamente appoggiare un telefono wireless e lui andrà a ricaricarsi durante tutta la nottata. Voglio farvi vedere, anche se lo spiegherò dopo bene sulla nostra postazione, sulla nostra scrivania in studio, che il Bluetti ha diversi attacchi che sono veramente interessanti. Qui voglio riassumerli. Qui praticamente abbiamo messo la nostra ricarica dalla rete, qui abbiamo l'ingresso per la carica fotovoltaica, qui abbiamo la presa per un'uscita con l'attacco macchina, questo è molto comodo in macchina, poi abbiamo due prese in uscita per alimentare apparecchi a 12 volt, se vogliamo portarci una radio, un televisore in vacanza, eccetera. Abbiamo due USB di queste classiche e una di queste, la cosiddetta USB-C da 100 watt potente. Dopodiché abbiamo questa torcia che già conoscete dalla recensione, che ha la possibilità di illuminare con potenza, più potenza o la classica intermittenza in SOS. Avete visto questa presa Schuko che è attivabile da pulsante. Anche la DC, cioè per far andare la DC, compreso il carica wireless superiore, abbiamo bisogno di premere questo tasto. Ebbene, adesso useremo queste porte, vi faccio vedere, per quello che ci serve durante la giornata successiva al nostro sonno. Ebbene, come dicevo, predisponiamo tutto, andiamo a dormire e prepariamo la giornata operativa, lavorativa successiva, che sia anche vacanziera, perché ad esempio vogliamo andare in escursione piuttosto che dobbiamo stare a casa a riscaldarci col giubbetto, allora abbiamo bisogno proprio del battery bank che ho messo qua, l'avete visto. Ebbene, noi inseriremo la spina USB e andremo a caricare il nostro battery bank. A questo punto lo lasciamo lì tutta notte e lui andrà a caricarsi. Ma non mettiamo solo il battery bank, perché le prese, avete visto, sono diverse. Ebbene, andremo a mettere anche altri apparati come ad esempio questo speaker che ci servirà magari al lavoro, per andare, se lavoriamo a casa, quindi nello smart working. Ebbene, inseriamo l'altra USB, attacchiamo lo speaker e anche questo andrà a ricaricarsi. Bene, ma se mentre siamo comodi con la nostra ricarica wireless, nostra moglie ci dice: sì, ma il mio telefonino come lo ricarico? Ebbene, ragazzi, abbiamo possibilità anche di utilizzare un altro supporto wireless, che è questo, sul quale adageremo quindi il telefonino. Quindi, creando gli spazi opportuni, andiamo a mettere ad esempio il battery bank nella presa diretta USB-C e invece qua ci mettiamo la nostra ricarica wireless.
scusate ma lo spazio qui è un po' ristretto, sulla quale possiamo appoggiare il telefono di nostra moglie. A quel punto stiamo caricando il battery bank, stiamo caricando il nostro speaker, stiamo caricando il telefono attraverso un altro wireless, stiamo facendo andare il letto, cioè praticamente, e magari stiamo caricando anche il nostro Bluetti perché abbiamo o lo scambio sul posto oppure una tariffa agevolata notturna. Qui vediamo il consumo del letto nella posizione 1 è 29 watt e mi dice che resterà acceso per 8 ore,1. È tantissimo perché quando accendiamo il letto mezz'ora prima, poi quando è caldo lo teniamo magari un'altra mezz'oretta e poi spegniamo, quindi questo potrebbe durare anche giorni perché ovviamente non dormiamo di notte con la coperta diciamo attiva, perché sennò andremo veramente in ebollizione. In questo modo abbiamo una riserva veramente ampia, questo è il più piccolo, riesce a resistere, a soddisfare questa richiesta del letto caldo in maniera significativa. Chiaramente se mettiamo in posizione 2 si riduce, vediamo di posizionare, il consumo va a 57 watt e ovviamente le ore diventano 4,2. Qui è il caso del matrimoniale, quindi abbiamo il letto matrimoniale connesso, abbiamo 4 ore di autonomia energetica, mezza più mezza, cioè un'ora servirà prima e dopo quando siamo a letto, spegniamo il tutto, oppure spegniamo anche, insomma, se volete per questioni personali di sicurezza, spegniamo tutto quando siamo nel letto e abbiamo giorni di autonomia. Teniamo presente che adesso vedremo la ricarica solare e quindi andremo a riempire questa riserva che si stava svuotando pian piano. Quello che vi ho appena fatto vedere è chiaramente il letto attaccato al Bluetti senza alimentazione di casa. E adesso andremo a staccare anche il letto in modo da posizionare il pannello per la carica. In questo modo ho staccato, come avete visto, quella che era la spina della 230 e adesso praticamente stiamo usando il Bluetti in modalità batteria, cioè sta andando solo con la sua energia che verrà caricata adesso dal pannello fotovoltaico. Intanto, per scaricare un po' la batteria perché era al 100% in modo che possiamo connettere i pannelli, ho attaccato la piastra e ne approfitto anche per darmi una stirata ai capelli. E questa, ragazzi, è l'installazione più semplice del pannello, cioè attaccato proprio al vetro della finestra. Questa è una posizione a sud bellissima, non devo montare nulla, basta fissarlo bene sulla finestra, fare attenzione a quando la si apre e adesso andiamo a connetterlo al Bluetti in modo da caricare l'unità centrale. Per la connessione del cavo ovviamente non possiamo sbagliare perché maschio e femmina, 1 finché sentiamo il clack, il secondo idem, e andiamo a inserire questo esattamente, avviciniamo un attimo, nell'attacco fotovoltaico. Si è acceso il quadro, il pannello, che ci dirà in ingresso quanta corrente sta entrando. La vediamo a sinistra, vedete, watt input, siamo a 43 watt. Perché? Perché è vero che siamo a sud, è vero che è una giornata di sole, ma il sole si trova tutto dall'altra parte, ovvero non è perpendicolare al pannello, quindi stiamo producendo una quarantina di watt che costantemente butterà dentro la rimanenza. Vedete che è 93% e dice 0,4 ore sarà pieno. Perché prima vi segnalavo le ore di consumo, 8 ore, 4 ore, ma quando andiamo a caricare ovviamente ci dà le ore rimanenti per la carica totale al 100%. Questo è quello che figura nel pannello ed è molto interessante. Chiaramente quando andiamo a posizionare i pannelli in maniera perpendicolare al sole, la produzione aumenta. Questo è un pannello da 100 watt, ne possiamo connettere 2 in serie senza superare chiaramente i parametri ben descritti nel manuale. Non mettiamo, mi raccomando, pannelli a caso.
Vi faccio vedere invece, ragazzi, il pannello fuori dalla finestra, dritto sul muro, quindi non è un'inclinazione privilegiata, col sole che gli picchia contro in questa giornata di sole, e vediamo che la produzione è assolutamente salita a 65 watt. Potrebbe arrivare a 80, 90, a secondo, diciamo, dell'inclinazione e della potenza dei raggi solari. Quindi questo per farvi capire che ovviamente il posizionamento ha la sua importanza. Da 40 siamo passati a 65 semplicemente con un posizionamento dritto, come vedete, sul muro senza inclinazione. Un'altra cosa importante, ragazzi, guardate questo posizionamento con il pannello a vetro, ma la zona inferiore l'ho lasciata in questo modo, cioè chiusa dai raggi solari, perché ho pensato di appoggiarlo così semplicemente e comodamente sul marmo, quindi si chiudono quasi totalmente le 4 celle inferiori. Ebbene, la produzione scende drasticamente, ragazzi, a 16 watt. Ecco l'importanza di lasciare sempre i pannelli senza ombre. Questo è, ragazzi, fondamentale. 16 watt. Qui mi dice in 2 ore,2 si è caricato. Se invece lo sposto e lo posiziono al di sopra, come giusto che sia, a sole pieno, ecco che a questo punto la produzione ripiglia il suo regime. Siamo ritornati ai 40 watt che avevate visto, 41, e mi dice che in 0,7 ore, cioè meno di un'ora, da 89 passiamo al 100%. Adesso, ragazzi, ci pigliamo 2 minuti proprio esatti per andare con questo cavo, già avete capito, in macchina, e vediamo che cosa possiamo fare in auto mentre la mattina andiamo a lavorare o andiamo a fare la spesa e poi torniamo a casa. In questo lasso di tempo ci attacchiamo questo. Ed eccoci, ragazzi, in auto. Praticamente mi sono portato il Bluetti in auto, percentuale 91, carica 0, uscita 0. Quindi adesso attaccheremo questo, cioè il cavo della presa accendisigari. Togliamo quello che è il mio solito volmetro che lascio in macchina, mettiamo la presa, assicuriamoci che sia entrata fino in fondo, connettiamo sempre all'ingresso fotovoltaico dove entra anche la presa accendisigari. Ebbene, vediamo che istantaneamente va in carica come accendiamo il quadro. Una volta acceso il motore, vediamo che i watt iniziano a salire. L'input è 62, 64 e vediamo che la batteria sta salendo dal 91%, è arrivata a 0,2 ore. Siamo in ingresso già di 100 watt. Praticamente, ragazzi, mentre facciamo il viaggio verso l'ufficio, verso lo shopping, verso la spesa, verso quello che vogliamo noi, abbiamo un ingresso in batteria da parte della presa accendisigari. Questo è fondamentale perché ottimizziamo quello che è un accessorio, cioè la presa accendisigari, per caricare un attrezzo utile là, scusate che riaccendo, utile là dove ci servirà in emergenza, cioè per scaldarci con il giubbotto, con la coperta, cioè accumuliamo energia qua dentro per andare poi a riversarla sui vari apparati esterni, compreso il battery bank che viene ricaricato da casa, da remoto, da queste prese USB, e che andranno a essere utilizzati poi per il giubbino. Vedete, 100 watt in ingresso non sono pochi, significa che se questo si trovasse a 0%, lo vedete? Ebbene, lo 0% con 100 watt, visto che questo è 270 watt circa, in 2 ore e mezza, quasi 3, da 0 lo portiamo al 100%. Quindi immaginiamo se lavoriamo a mezz'ora, un'ora di distanza tra andata verso il lavoro e il ritorno, noi abbiamo il nostro EB30A della Bluetti carico, pronto per la nottata. Adesso voglio avvicinare la telecamera per farvi vedere tutte le possibilità che abbiamo su questo
su questo screen e anche sul pannello frontale di questo EB3A della Bluetti. Allora, innanzitutto ragazzi, qui abbiamo input e output, cioè ingresso e uscita. Questa è la percentuale di batteria residua, 92%, e questo viene diviso in due elementi, cioè 30 ore residue, nel senso che questo è il massimo quando non c'è nessun assorbimento, e invece si trasforma in ore di ingresso quando attacchiamo un'alimentazione, che sia la rete, il fotovoltaico o l'auto. Quindi questo può diventare tempo residuo della batteria in assorbimento o tempo residuo per il tempo di ricarica da questi elementi che ho appena menzionato. Questi pulsanti, ragazzi, sono attivazione della DC, ad esempio attiva tutte le USB e anche poi la ricarica che c'è sopra al coperchio. E questa è l'attivazione della spina, della presa in corrente alternata. Quando io clicco si accende un LED e qui appare AC. Se schiaccio questo si accende il LED e qui appare DC. Quindi qui ho attivato AC e DC. Mi raccomando, quando non lo usate queste vanno spente perché hanno un assorbimento. Comunque c'è anche la funzione di power saving, che dopo un tot di ore, se non ha assorbimento, va lui in protezione. Qui vediamo tutta l'uscita in DC, oltre che quella di carica wireless, ovvero questa è una presa classica accendino, dove possiamo attaccare la classica banana che entra lì. Poi qui abbiamo due uscite 12 volt 10 A per apparecchi elettronici come radio, televisione e quant'altro. Qui abbiamo due USB 5 volt 3 A e questa è la USB-C da 100 watt. Quindi questa è tutta la linea in corrente continua a bassa tensione. Questo, ragazzi, è un magnetotermico, cioè un circuit protector, cioè un 10 A di protezione in caso di sovraalimentazione dell'apparato, insomma una protezione termica che serve ovviamente all'interno di tutti questi apparati. Vi ricordo che l'uscita è questa, 230 volt, 220-240, che riesce a reggere fino a 600 watt continue e 1200 watt di picco, quindi insomma anche apparecchi come il frigorifero che ha uno spunto alto e poi si assesta sui 70-80 watt. La capacità della batteria interna è di 12 ampere-ora. Una cosa importante che viene evidenziata anche qua è che l'uscita di questa alternata è un'onda sinusoidale pura, quindi non dà fastidio agli apparecchi elettronici che soffrono l'onda quadra o quadra modificata, come ad esempio i DVD, vecchi DVD e altre apparecchiature. Ci tengo a evidenziare che all'interno quello che troviamo è una batteria litio-ferro-fosfato, quindi completamente sicura, che non genera incendi, esplosioni. A fronte di cortocircuito ovviamente è raro perché ha tutte le sue protezioni, però quello che si va a generare è fumo, chiaramente non piacevole, ma sempre meglio ovviamente del fuoco. È importante notare una funzione che sembra quasi aggiuntiva e inutile, ma quando andiamo a fare campeggio, escursione eccetera diventa fondamentale, cioè questa luce che a fronte di una pressione diventa molto potente, vedete che copre anche la telecamera, più potente se schiacciamo la 2 fino a bruciarmi quasi il sensore, e poi andiamo in SOS. Se facciamo un incidente questa fa i classici lampeggi e soprattutto se siamo in montagna i classici, voi lo sapete, 3 punti, 3 linee dell'SOS. Spegniamo. Piccoli dettagli curati ma che sono fondamentali. Io alzo un attimo la telecamera perché c'è questa maniglia, ragazzi. Quando dovete portare qualcosa la maniglia, credetemi, ha sempre una sua utilità invece che imbracciare gli apparecchi elettronici. Questo lo considero un qualcosa di semplice ma che ci tengo ad evidenziare. Una cosa positiva è che la ventola di funzionamento posta sul lato non è rumorosa, quindi anche se lo posizioniamo in camera il suo funzionamento è, a parte che è raro ed è determinato solo dalla ricarica oppure da una scarica abbastanza elevata intorno ai 400-500 watt, e invece è veramente silenziosa senza diciamo disturbarci durante le ore notturne. C'è una funzione interessante che è la funzione Eco,
che si attiva praticamente premendo insieme questi due tasti, l'alternata e la continua, si tengono premuti e viene attivato, vedete, 50 Hz o 60 Hz. Aspettate che avvicino un po' la telecamera. Qui abbiamo il 50 Hz o selezionabile il 60 Hz. Questo si fa con la pressione del tasto che avete visto in corrente alternata, mentre se schiacciamo quello della corrente continua, ve lo faccio vedere qua, questo, cosa si attiva? Si attiva la funzione eco, avete visto? Questa funzione qui stabilisce che se dopo un tot di tempo non c'è utilizzo, lui si spegne da solo. Se vediamo invece lampeggiare 50 Hz o l'eco, nel momento in cui non lo vogliamo più schiacciamo questo, eco va via, poi aspettiamo un tot di tempo finché si disattiva anche la funzione di settaggio e quindi ritorna su quello che avevamo impostato. Vedete, adesso è sparito il 60 Hz che è una scelta ed è rimasto il 50 Hz. Attenzione a una cosa importante, questo apparato non è così potente, capiente, quant'altro, che possiamo utilizzarlo per carichi oltre i 600 watt e 1200 di spunto, ragazzi, mi raccomando, ma non va bene per carichi importanti e soprattutto non per condizionatori, per lavatrici, insomma carichi anche induttivi come pompe e quant'altro. Mi raccomando, potete fare danni, come già vi ho detto, in tutti gli inverter, compreso quelli della nostra bene amata fai da te in energia del nostro canale. Insomma, una cosa che ci tengo anche a dire è che questo Bluetti viene caricato anche dai nostri impianti. Difatti io quando avete visto le prove adesso ho attaccato questo ingresso che è quello della 220-230, vi ricordo 220-240, quello che volete voi, e praticamente qui ho messo la corrente della mia rete off grid, praticamente, che viene dall'inverter, e quindi bifasica, quindi questo accetta la bifase. E quindi questo è un aspetto molto positivo, perché possiamo, intanto che abbiamo il nostro impianto off grid parziale o totale, andare a ricaricarlo con la stessa corrente senza che vada in blocco. Questo lo reputo veramente importante. Ragazzi, quindi possiamo avere un risparmio in bolletta se attacchiamo il pannellino fotovoltaico, anche due pannelli. L'importante è stare sempre a 200 watt e con 8,5 ampere massimi, e dobbiamo stare all'interno di questo range di tensione che è 12-28 volt. Quindi quando comprate i pannelli, non comprate i pannelli da 30, 36, 40, 50 volt, quelli grossi, ma devono essere quelli al di sotto dei 28 volt, che sono i pannelli che si usano per la 12 volt, quindi quelli classici che sono i 18-22 di solito. Questi sono quelli ideali. Quando abbiamo attaccato questi pannelli 200 watt per 12-28 volt massimi, lo leggete dietro nel VOC Verona Otranto Como, lì c'è scritto qual è il VOC, dovete rispettare quello, non il VMP, che è la massima potenza. Vi dico sempre di calcolare gli impianti col VOC e con l'ISC. Quando leggete gli ampere, qui massimo 8,5, non prendete gli ampere di massima potenza, cioè IMP, che c'è scritto dietro il pannello, lo trovate nella targhetta, ma dovete prendere gli ISC per gli ampere e i VOC per la tensione. In questo modo rispettate i parametri di questo MPPT, vi durerà tantissimo, non andrà in surriscaldamento. Adesso è freddissimo, la batteria al 92% e rimarrà così per giorni. Quindi questo è un aspetto veramente importante da considerare, non fate errori perché bruciate. Abbiamo la possibilità quindi, se non abbiamo diciamo un potere economico particolare che ci possa far spendere i soldi nelle bollette tra gas e elettricità, con due pannelli riusciamo a gestire la nostra coperta che ci riscalda la notte e il giubbino, e questa è una cosa fondamentale, direi. Ebbene ragazzi, avete visto che mi sono cambiato il giubbettino, ho messo questo qua nero che già alcuni di voi conoscono. Bene, con questo abbiamo detto che attraverso i pannelli fotovoltaici abbiamo ricaricato il nostro battery bank, quindi questo battery bank ha tutta la sua energia. E che cosa facciamo? L'abbiamo messo in tasca e schiacciando questo tasto, pochi secondi, lui si accende e bene, andremo ad avere un giubbettino termico. Ragazzi, passare la giornata in casa, se non possiamo scaldarci, con un giubbettino di questi è significativo. Rosso, potenza massima, io fra 10 minuti qua cuocio, allora abbasso sul blu che è una potenza media o sul verde che è la potenza al minimo. Ebbene, al minimo questo battery bank
mi tira tutta la giornata, 8-9 ore di caldo all'interno di questo giubbino, magari quando sto facendo dei lavori non solo in casa ma anche in esterna. E abbiamo all'interno della tasca uno di questi prodottini che pesa i suoi 200-300 grammi, possiamo scegliere quello che vogliamo. Chiaramente io di tutto questo ho messo i link come al solito sotto nella descrizione del canale, sarà vostra premura verificare, comprare, fare quello che volete voi, perché questo non è un canale di acquisti, ma è un canale dove anche voi stessi mi avete chiesto dove compro queste cose, sono passate dal tavolo dei miei test, quindi queste sono cose affidabili. Chiaramente la disponibilità e i prezzi non dipendono da me, quindi c'è sempre un po' una salita di prezzi e una carenza di disponibilità. Questo è quanto. Andiamo avanti per le conclusioni, ragazzi. Ragazzi, mi sono tolto il giubbino, potenza massima sul rosso, entro da una manica con la pistola termica, voglio misurare quant'è e vediamo che la massima misurata, ragazzi, guardate qua sul blu, sono 50 gradi, cioè finché c'è il corpo che assorbe sono 50 gradi e scende chiaramente la temperatura corporea, però fa veramente caldo. Se andiamo a puntare la pistola laser all'interno, vedete che sale 20, 37, 35, avete visto? Cioè sono le temperature che vengono generate all'interno del giubbotto termico per andare poi a dissiparle nel corpo. Siamo a 50 gradi sul blu e non sono, questi non sono Fahrenheit, questi sono gradi centigradi, è scritto qua, perché alcuni amici del canale mi hanno detto ma quelli sono 50 gradi Fahrenheit, no, sono gradi centigradi. Bene, a 50 gradi il giubbotto scalda il corpo che assorbe e riporta tutto ai suoi 36, 36 e mezzo, ecco. Ragazzi, mi sono rimesso il mio giubbino tecnico primaverile perché insomma cominciavo ad avere caldo. Tanti dettagli, tante cose importanti. Due ve le aggiungo adesso, ragazzi. Vi ricordate che avevo parlato dei trick, però mi sono consultato col mio legale e mi ha detto che in Italia questi hanno delle limitazioni molto grosse, quindi ho dovuto eliminarli. Quindi non ci sono più i trick nel canale, queste sorte di indovinelli, queste cose che chi indovinava aveva un regalo. Mi dispiace, ragazzi, ma purtroppo c'è sempre un freno a quelle che possono essere delle iniziative, ma dobbiamo rispettare la legge, innanzitutto la legge della sicurezza, visto che parliamo di impianti. La seconda cosa è che avevo fatto questo gruppo Facebook, molti amici del canale mi hanno scritto ma Gianni non c'è più il gruppo, no, perché era nato su vostra richiesta, siamo tutti nel gruppo che vogliamo condividere, scambiare le nostre, quelli che sono i nostri impianti, le nostre esperienze, eccetera. Era partito bene, in 7 giorni avevo 1500 iscritti, ma si erano infiltrati venditori, rivenditori, installatori, e poi anche parole un po' strane. E io passavo ore e ore del giorno a continuare a eliminare messaggi che non potevano passare secondo quello che è il comportamento serio e univoco, senza possibilità di transigere di questo canale, cioè molta serietà, molto rispetto degli altri. Allora invece che sprecare questo tempo lo sto dedicando ai vostri video che spero apprezziate. Se ci sarà la formazione di un gruppo ve lo dirò, e soprattutto coloro che sono i vecchi amici del canale e i nuovi amici del canale, iscritti, consolidati, testati, di cui ho visto la serietà, di cui ho visto i messaggi, di cui ho visto che sono idonei a far parte di un gruppo di persone serie, seppur numeroso come oramai in questo canale che sta approcciando i 100.000. Un'altra cosa molto interessante di questo apparecchio è che ha il Bluetooth, quindi io dal mio telefonino riesco a gestire quelle che sono le accensioni e gli spegnimenti. Insomma, c'è tutta una serie di cose che potete ben valutare anche voi. Un'altra cosa che voglio dirvi, che risponde a una delle domande che spesso mi fanno, è quanto posso produrre con i pannelli, cioè qui posso attaccare massimo 200 watt, quanto produrrò al giorno, per fare i calcoli di cosa posso attaccare. Ebbene, oggi che siamo al solstizio d'inverno e abbiamo quindi questi 2-3 giorni fino al 24-25 dove il sole ha una durata che è bassa, la più bassa dell'anno, come dal 21 al 25 giugno è la durata più alta. Quindi in estate il moltiplicatore è 5, cioè ho 200 watt di pannelli, posso produrre al massimo a fine giugno 1000 watt, 200 per 5. Oggi il moltiplicatore in inverno, il più basso che è esattamente oggi, è esattamente 3. Estate 5, inverno 3. 3 cosa significa? Che se qui ho due pannelli da 100 watt, quindi massimo 200, posso produrre al massimo 200 per
3, cioè 600 watt. Questa è la differenza che c'è tra l'estate e l'inverno. 1000 watt prodotti, 1000 wattora giorno prodotti con pannelli da 200 watt e 600 wattora giornalieri prodotti con gli stessi pannelli in inverno. Questo è un dato importante, siamo per coincidenza capitati proprio in questo periodo dell'anno che è il più corto, dove ho ritenuto importante chiarirvi questo aspetto. Quando ho calcolato un impianto fotovoltaico, io ho messo 4 kW, quanto produco in estate, in primavera e in inverno? Bene, estate moltiplicate per 5, ho installato 5 kW, in estate farete 25 kW a giugno, fine giugno, ma in inverno 5 kW per 3 ore fa 15 kWh, ok? Questo è importante in modo che vi regolate sul consumo, che di solito è quello invernale che ci interessa di più, perché consumiamo di più. Allora io quest'estate ho prodotto 25 kWh, bellissimo, ma il mio consumo è 15-12 d'estate, ma d'inverno qualche pompa di calore, la pellet eccetera, saliamo, ma scendiamo in produzione. Calcolo 5 ore estate, 3 ore in inverno. Ragazzi, non è ancora finita, che vi devo dire? Adesso faccio uscire questo video prima delle feste, perché sennò mi fate litigare con le vostre mogli e non è giusto, la famiglia sempre in primis, mi raccomando, ricordate. Adesso tolgo questo apparecchio, porterò alla lavagna perché voglio fare una strasintesi, proprio 8 punti chiave che voglio evidenziare con voi in maniera rapidissima, per chiudere, in modo che vi rimanga impresso qualcosa di decisivo, di fermo su questo prodotto che è molto molto versatile. Andiamo avanti in questo step finale. Ebbene, eccoci qua per lo step finale, ragazzi. Questi punti chiave io l'ho chiamato emergenza off-grid, perché consideriamo sempre su questo canale l'utilizzo degli apparecchi per quello che può essere uno stato di emergenza, una situazione dove quando ci troviamo un interruttore con una luce di notte abbiamo un conforto. Ebbene, abbiamo visto insieme oggi che cosa? Uno, la coperta termica, si dorme al caldo e questa consuma pochissimo e dura giorni, quindi con la ricarica solare andiamo veramente a utilizzare un prodotto sia coperta single che matrimoniale che è efficace. A questo abbiamo visto anche il giubbino e quindi questo prodotto portatile che ci salva sia in casa se abbiamo freddo che all'esterno quando dobbiamo fare dei lavori. Passiamo al punto numero 2, abbiamo visto la ricarica del battery bank, cioè quello che noi utilizziamo nella funzione giubbino, cioè in tasca, lo andiamo a caricare col Bluetti, ovvero col pannello fotovoltaico. 2 pannelli fotovoltaici, carica bella rapida, 3, 4, 5 ore di sole e abbiamo caricato il nostro battery bank. È un risparmio sulle batterie della coperta, del giubbetto, e se ne abbiamo 2 di battery bank andiamo a caricarli contemporaneamente per avere un'emergenza, magari quel giorno che c'è meno sole o è nuvoloso. Abbiamo il punto numero 3, cioè la ricarica wireless del telefono. È comodo, se posizioniamo tutto questo vicino al nostro punto chiave, che può essere la camera da letto comodino o il soggiorno o la cucina, ebbene lì appoggiamo il nostro telefono wireless e lo andiamo a caricare senza cavi. A questo si sono aggiunte anche la ricarica delle casse audio. Io dico casse audio per dire quella che è la vostra radio con batteria ricaricabile, piuttosto che un altro apparecchio wireless per il secondo telefonino, l'avete visto nella dimostrazione che vi ho fatto. Abbiamo visto oggi anche l'allaccio alla rete, al sole e alla macchina. Ragazzi, la versatilità è totale. Abbiamo una rete, scambio sul posto o tariffa agevolata notturna, lì con un timer, tic, parte, carica, tic, si spegne. Ebbene, utilizziamo la gratuità della corrente che ci viene data, scambio sul posto o tariffa agevolata, più l'auto, con un semplice cavetto nei nostri movimenti, lavoro, supermercato, andiamo a trovare un amico, andiamo dai parenti, quando andiamo e torniamo abbiamo ricaricato il nostro battery bank. Un'altra cosa importante, abbiamo visto la luce di emergenza e l'SOS. Questa sembra quasi un gadget, c'è la luce, beh, fa niente, ma se c'è un blackout e accendiamo questa luce potente puntata verso un muro bianco, noi abbiamo una stanza che è illuminata, non a giorno, ma è una luce visibile, una luce piacevole invece che il buio. Altro aspetto fondamentale, ecco no, scusate, l'SOS. Abbiamo fatto un incidente, sia mai. Però se succede, questo lo posizioniamo sul tetto della macchina con le luci che vanno a lampeggiare, segnalando alle auto che arrivano sulla stessa carreggiata nostra che c'è un'emergenza. Anche non un incidente nostro, ma se vogliamo aiutare qualcuno che è sulla strada. E dovete farlo. Attenzione all'omissione di soccorso. Quando qualcuno è in visibile difficoltà va aiutato. Non è solo omissione di soccorso, ma c'è anche una legge naturale che spero che rispettiate.
Altra cosa fondamentale, ditemelo voi, cioè il punto 8 è fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se è stato utile, se lo trovate interessante e cos'altro attacchereste o volete attaccare in questo Bluetti, perché risponderò alle domande, perché spesso me le fate: Gianni, posso attaccare la pompa dell'autoclave da 1500 watt? No, c'è scritto 600. Posso attaccare la pompa della piscina? Quant'è? 500 watt? No, perché se già il limite di questo è piccolino, non puoi attaccare 500 fisso e poi la pompa della piscina 500, magari ha lo spunto anche da 2000, 1500. Attenzione ai carichi induttivi, ok? Posso attaccare il ferro da stiro? No, perché un ferro da stiro sono 900, 1000, 1200, questo regge 600. Quindi diamogli la sua connotazione, è un prodotto da 600 watt e tutto il resto l'abbiamo già visto. Ragazzi, spero di non essere stato troppo prolississimo. Grazie della vostra pazienza. Se vi iscrivete al canale mi fate un piacere, perché questa è la quotazione del canale, quando vi iscrivete. Tutto il resto è per voi.